Bella ragazzi, questa mattina non so se riuscirò a finire il tutorial, questa allergia mi sta distruggendo. Ciao gente, questa mattina no. Eccoci, allora questa mattina approfitterò quindi di qualche ora del mio tempo per montare, almeno provare a montare le lampadine di fendinebbia. Le lampadine in questione sono state acquistate sul sito AliExpress. Ormai sapete che io ho un debole per AliExpress. Per quanto riguarda i LED possiamo scegliere due opzioni per l'acquisto, o luce bianca o luce gialla, dipende poi l'uso finale che ne dobbiamo fare. Questa è la lampadina di serie normale e questa è la lampadina a LED che proverò a montare questa mattina. Chiaramente le resistenze che danno in dotazione sulla nostra auto, sul Qashqai, non vanno montate. Mi intendo che Pasqua è passata, ma la prossima non ti salvi, Quindi dicevamo, le lampadine sono praticamente identiche. Proveremo questa mattina a sostituirle. Allora, prima fase, dobbiamo girare la ruota verso l'interno. Seconda fase, prendere il carrellino mobile per infilarsi sotto l'autovettura. Questi sono in vendita per chi volesse, usato ma in ottime condizioni. Terza fase, indossare, calzare, insomma ci dobbiamo mettere i guanti. 1 e 2. Questi sono i guanti che ho trovato in dotazione nel mio Qashqai, sono della Yurt, pure di marca. Poi una volta messi i guanti, quindi pronti per lavorare in sicurezza, andiamo a togliere questi fermi interni. Questo è uno, lì ce n'è un altro, non so se si riesce a vedere, poi e qua sopra ce n'è un altro, perché poi ce n'è un altro che è qua sotto e dobbiamo andare a svidare, c'è una vite qua sotto. Partiamo dal primo fermo, questo qua sopra, eccolo qua. Questi sono sempre in plastica, basta solo sollevare il centro e tirare. Questo è uno, poi ce n'è un altro qua sopra che è un po' più scomodo. Sono calmo, stamattina voglio essere calmo. Ecco, via, anche questo si è tolto, quindi questo l'abbiamo tolto, questo l'abbiamo tolto, dove era quell'altro, quindi io penso che sono sufficienti. Adesso andiamo a togliere quello sotto. Con un cacciavite a croce andiamo a svidare le due viti che sono sotto il carter del motore. Quindi togliamo questa, che dovrebbero fermare il passaruota di plastica dentro, quindi togliamo questa e anche questa qui. Dovrebbero essere sufficienti. Una volta tolte
tolti i fermi interni del passaruota, le due viti sotto al carter, proviamo a tirare fuori la plastica dal passaruota per poi infilarci quel braccio dentro. Dobbiamo allargare leggermente il passaruota, ecco qua, vediamo se basta solo sotto, bisogna togliere anche quell'altra vite. Mi sa che solo con questa non ce la facciamo. Oh sì, vediamo un po'. Lo dobbiamo fare. Per sicurezza togliamo anche l'altra vite sotto. Togliamo anche questo fermo in plastica. Eccolo, poi circolo buone ottiene tutto. In questo caso aiutiamoci con un paio di pinzette col becco, eccolo qua, te via un colpo, eccolo, è venuto via. Ok, l'ultima la lasciamo, tanto non serve. Una volta che allarghiamo la plastica in questo modo, quella laggiù è il portalampade che dobbiamo andare a svitare per sostituire la lampadina. Quindi basta mettere la mano dentro, si vede? Quello laggiù, eccolo, quello lì, e svitare e tirare fuori la lampadina. Certo, come al solito nulla è facile col Nissan Qashqai e quindi ci dobbiamo un po' ingegnare. Togliamo, reggiamo questo in questa maniera e andiamo a svitare il portalampada. Una volta fatto ruotare viene via, eccolo qua, con la nostra lampadina. Per togliere la lampadina bisogna alzare questa levetta, alziamo questa levetta e sfidiamo la lampadina. Allora, eccolo lì, il buco del portalampada, lo vedete? Dove ho inserito la lampadina. La dobbiamo far entrare nel portalampada, una volta che è entrata poi la facciamo ruotare da destra verso sinistra e si aggancia. Quindi la inseriamo in questa posizione e la facciamo ruotare così, con i fili in basso, e così è inserita. Lo spinotto ha un rilievo qui, un piticozzo, come dice Bonolis, che va inserito sopra il fermo, quindi in questa maniera. Ecco qua, andiamo ad inserire la lampadina dentro il nostro portalampada. Ok, è entrata. Eccolo là. Ora la lampadina sarà inserita in questa maniera. Eccola là. Prima di richiudere il tutto verifichiamo che chiaramente il LED si accenda, altrimenti abbiamo fatto il lavoro per nulla e questo darebbe molto fastidio e qui scatterebbe, come dice qualcuno, il rosario. Ok, funziona tutto, siamo salvi. Bella luce, bianca come i LED
della macchina, chiaramente 6500K, ricordo, la gradazione molto 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 bella. Vabbè, è un'altra cosa così, Una volta verificato il corretto funzionamento dei LED, andiamo a richiudere il tutto. Quindi mettiamo all'interno il nostro passaruota. Ecco qua. Ok, è entrato tutto. Andiamo a rimontare il nostro fermo in plastica. Abbiamo tolto. Ok, e rimettiamo la nostra vite a croce che abbiamo tolto qua sotto. Ok, l'altra vite che abbiamo tolto al fascione. Andiamo a rimettere gli altri due fermi in plastica, abbiamo tolto questo qua sopra, eccolo qua, è entrato, e l'altro che stava, dove stava, che non provo, qua sopra, ecco. Basta, non c'è nient'altro da fare, questi stanno a posto, quello l'abbiamo rimesso. Basta, qua è tutto a posto, questi li abbiamo rimessi. Chiaramente dall'altra parte il lavoro è speculare, quindi la stessa cosa, dobbiamo girare la ruota verso opposto, quindi non così ma dall'altra parte, e sviliamo le viti necessarie, apriamo il carter e la stessa cosa. Lo stesso identico lavoro che abbiamo fatto a destra lo facciamo anche a sinistra. Poi chiaramente questa sera testerò l'efficacia di questi LED per i fendinebbia. Eccoci qua. Questi sono i nostri fari fendinebbia di notte. Solo fari fendinebbia. Insomma, non mi pare male. Non è tantissima, ma neanche pochissima, calcolando che sono a una decina di metri dalla macchina. Questa è la luce che fa. Andiamo a vedere dall'altra parte. Eccoci qua. Diciamo la telecamera adesso è davanti alla targa. Questa è la luce che fa. Per terra non è male il fascio di luce, più che altro è laterale, molto laterale. Lateralmente è molto ampio. Vabbè, non male, diciamo che siamo soddisfatti anche per questo lavoro, va? Quindi ancora una volta è da elogiare AliExpress per i suoi prodotti economici ma funzionali, così si può vedere bene il fascio luminoso a terra del fendinebbia. Allora ragazzi, anche per oggi abbiamo terminato. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao belli, statemi bene.